Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in questa nuova settimana di radio, è il 13 gennaio del 2025, vigilia di Como Milan, perché siamo già a poche ore dalla prossima partita del Milan, il recupero di quella giornata che saltò causa Supercoppa di ormai un paio di settimane fa la partita. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon lunedì, buon inizio di settimana, soprattutto come dico sempre ai nostri abbonati, quindi ai diavoletti che sono qui con noi e che ci regalano il loro abbonamento a 0,99 centesimi al mese, grazie mille di cuore, grazie a chi mette like, quindi chi clicca il pollicione all'insulto, tasto del mi piace, ai commenti, buongiorno e ben ritrovati a tutti. Allora, obbligo di riscatto come al solito per un po' di mercato, visto che siamo arrivati ormai quasi a ridosso della metà del mese, è il 13, insomma, gennaio, come per definizione, insomma, è un mercato molto veloce, molto rapido, e quindi le idee devono essere anche abbastanza chiare, altrimenti non c'è il tempo per grandi giri di valzer. E quindi, caro Henry, a proposito di valzer, c'è un po' un giro di valzer in realtà in atto, ovvero bisogna scegliere qual è l'inglese migliore, o meglio, prima di tutto bisogna capire se uno dei due inglesi, e stiamo parlando di Marcus Rashford, poi decide di venire al Milan, ovviamente, perché magari alla fine dei conti non è che Walker, adesso ne parliamo, esclude Rashford. Bisogna capire prima di tutto se Rashford c'è. Perché ci sono anche altre squadre che hanno chiesto informazioni, una tra tutte c'è il Barça, e quindi poi vediamo se uno esclude l'altro. Ma per regolamento, adesso ne andremo a parlare, la questione in realtà è vera e concreta. Possiamo tesserare un solo britannico. Sì, dobbiamo fare una piccola correzione, Simo, rispetto a quello che avevamo detto. Magari tu l'hai fatta già direttamente nel commento post partita del giorno dopo. Perlomeno io ero abbastanza convinto e sicuro che non ci fosse più nessun tipo di regola legata ai giocatori inglesi, perché l'estate scorsa, se non erro, erano cambiate le norme, erano stati, diciamo, comparati a i giocatori comunitari. In realtà non è proprio così, quindi dobbiamo fare una piccola rettifica di quello che avevamo detto durante il post partita a caldo. Ovviamente io personalmente non mi ricordavo ci fosse questa nuova norma. Fatto sta che essendo entrambi inglesi bisogna fare dei ragionamenti, Simo, inevitabilmente, anche in base a come è composta la rosa, quello che ci serve di più, quello magari anche più conveniente, quello che magari, non lo so, anche dal punto di vista contrattuale, di costi, di ingaggio, insomma bisogna fare delle valutazioni, perché uno fa il terzino e l'altro la punta, cioè non stiamo parlando di 2 attaccanti o 2 terzini e quindi devi scegliere quello che è meglio. Stiamo parlando proprio di una scelta che poi andrebbe a cambiare anche le altre valutazioni sul mercato di gennaio, no? Perché se prendi Walker con la partenza di Okafor, comunque un attaccante ti servirà e ti servirebbe, o perlomeno un attaccante esterno, dato che è andato via Okafor. Se invece vai a prendere Rashford, sfuma l'ipotesi Walker, ma a livello di terzini sei coperto, però il livello non lo migliori. Abbiamo visto che il livello dei terzini destri quest'anno è piuttosto basso. Insomma, vanno fatti dei pensieri a riguardo. Allora, approfondiamo la questione. Milan corsa 2, scrive Gazzetta, Walker gratis,
Rashford si tratta, ma un inglese esclude l'altro. In realtà sono entrambi gratis, nel senso che Rashford parte in prestito, Walker parte se ottiene la rescissione dal City. Un contratto che adesso lo andiamo a vedere scade nel 2026, quindi avrebbe ancora 1 anno e mezzo di contratto Walker. Per quello che conta in questo momento non è tanto questo il problema. Come vi abbiamo detto, in realtà c'è un problema di una nuova norma, anzi in realtà una modifica alla norma. La norma rimane, nel senso che gli inglesi sono equiparati ai comunitari, ma negli ultimi mesi è stata introdotta questa modifica che, piccolo asterisco, soltanto uno a sessione può essere equiparato a comunitario. Se poi ne vuoi costare 2, 3, 4, 5, tuo problema, ma diventa a quel punto un giocatore che occupa il posto da extracomunitario. Quindi, siccome i nostri 2 posti da extracomunitario li abbiamo occupati quest'estate da Pavlovic ed Emerson Royal, lì non si scappa. Quindi, anche se per caso ne vendiamo uno, no. Anche se per caso, che so, parte un altro in prestito, no. Non c'è la possibilità di andare a modificare quelli che sono i posti attualmente prendibili, diciamo così, da extracomunitari, che sono e saranno sempre al massimo 2. Anche se ne vendi un altro, non è che aggiungi il terzo posto, ok? Sono sempre soltanto 2 e i 2 sono Pavlovic ed Emerson Royal, che so che qualcuno pensa che ha un passaporto spagnolo comunitario, Emerson Royal è extracomunitario, punto. Quindi i 2 posti se li sono presi loro. Se quindi vuoi andare a prendere un giocatore inglese, puoi. Se ne vuoi prendere 2, non puoi, devi fare una scelta. E quindi uno tra Walker e Rashford. Poi qui si apre tutta la questione legata a una trattativa che deve partire, in parte lui con il City, perché deve ottenere la rescissione, e poi l'altra tu con lui, nel senso che ha un ingaggio molto importante, quindi devi andare a ricalibrare quella che è l'offerta. Comunque non penso che si muova nel caso per un contratto da 2 milioni e mezzo, ecco, visto che lì ne prende a doppia cifra. Sì. Quindi No, ma poi Simo, vanno fatti proprio dei ragionamenti sia sui costi, perché comunque l'ingaggio di Rashford è pesante, un ingaggio importante, a cui lo United dovrebbe partecipare. Insomma, sappiamo che non è semplice, sappiamo che ci sono altre squadre che insomma hanno contattato l'agente di Rashford, viene in prestito solo per 6 mesi, laddove invece magari a Walker riesce a fargli un contratto di, non lo so, 3 anni, 2 anni. Insomma, diventa un tuo giocatore. Vanno fatti dei ragionamenti appunto sul livello, cioè in attacco sei a posto così, in attacco riesci a trovare qualcuno che comunque fa il caso tuo anche se non hai il livello di Rashford, può essere. Per il terzino destro invece tieni questo livello che lo abbiamo visto, lo sappiamo, le prestazioni sono quelle che sono, è un livello basso, ma almeno non ne aggiungi un terzo di terzino destro. Insomma, vanno fatti dei ragionamenti sotto tutti i punti di vista. Il problema è solo uno. Probabilmente sono dei ragionamenti, soprattutto per 2 giocatori come Walker e Rashford, che potresti fare a aprile, maggio per giugno o a giugno per luglio. Insomma, sono delle valutazioni che per 2 giocatori così importanti e così pesanti a livello di costi andrebbero fatte magari con più calma, più ragionate. A gennaio, anzi al 13 di gennaio, bisogna un pochino correre, ecco, e non è nemmeno semplice farlo. Ti faccio, e la faccio naturalmente anche agli ascoltatori a casa, chi ci sta seguendo, la domanda classica, cioè chi serve di più, su chi andresti, su chi andreste, ripeto, ditecelo nei commenti, perché io faccio fatica a dirti andrei più su uno o più sull'altro. È ovvio, io sono innamorato di Rashford, tra virgolette, calcisticamente, mi piace molto, è una scommessa che mi stuzzica tanto. Per me questa squadra non riesce a far gol, quindi ti direi più Rashford. Però anche l'idea di, tra virgolette, per 2 o 3 anni sistemare il terzino destro con un giocatore di esperienza assoluta, molto forte, che ha vinto praticamente tutto, ecco, male non farebbe.
Ecco, quindi la domanda è questa e credo se la stiano facendo anche al Milan, poi. Sì, forse andava fatta un po' prima la domanda al Milan, Eh. ma non al 13 gennaio. Questo è però in questo momento la questione. D'altronde la competenza purtroppo si paga e noi ne stiamo pagando le conseguenze di una mancanza di competenza. Stiamo andando a cercare nel caso il terzo terzino, forse il quarto con Jimenez, forse il quinto con Terracciano. A livello numerico, ovviamente, non sto parlando di... Ma insomma, hai costruito una rosa che prevede la copertura di quel ruolo da determinati tipi di giocatori e ti sei reso conto a gennaio che invece hai bisogno di andare a prendere un altro. Tra l'altro uno di questi occupa pure il posto da extracomunitario e l'è pure pagato bei soldini. Questo per dire il livello assurdo della nostra competenza calcistica. Andiamo a prendere nel caso un giocatore che sì, ha giocato, adesso ve lo faccio anche vedere, questo è lo score solo di Premier League, perché in realtà in Champions non ha giocato, ha fatto soltanto una partita da titolare contro la Juve, la sconfitta che hanno avuto a Torino per 2-0. Per il resto la Champions non l'ha quasi mai giocata. Questa invece è la Premier di Walker, dove vedete che in realtà ha giocato. Adesso qualcuno farà la battuta, sì, nel City peggiore degli ultimi, credo, 10 anni di Premier League. È anche vero, però è un giocatore che comunque ancora, diciamo così, è tra virgolette in attività, nel senso non è che ha smesso di giocare o è finito in panchina. Nelle ultime, insomma, come vedete, ha lasciato giù qualcosa da fine dicembre in poi per il resto ha praticamente quasi sempre giocato. No, soprattutto sì, ma ha giocato nel City peggiore degli ultimi anni, ma ha giocato anche nel City migliore degli ultimi anni, Kyle Walker. Cioè, non è che è entrato in campo adesso e ha iniziato a perdere, cioè questo è il punto. È un giocatore che è sempre stato tra i punti fermi di Guardiola. È vero che è stato anche un giocatore che spesso è stato a volte messo da parte per lanciare, no, i giovani che lancia Guardiola, no, i Lewis, i Bob, questi giocatori qui ogni tanto sono stati lanciati e chi ha lasciato spazio dietro per quanto riguarda i difensori talvolta è stato lui. Però comunque è sempre stato, cioè, tra i punti fermi, ha sempre macinato minuti, macinato partite in tutte le stagioni. Io ho un punto di domanda, onestamente, non sono così, diciamo così, entusiasta alla cosa. Sapete che a me non piace assolutamente Emerson Royal, né tantomeno probabilmente Davide Calabria, e quindi nel caso per giugno un terzino adesso lo andrei a prendere. Diciamo così, per 6 mesi ancora riesco a chiudere la stagione con i terzini che ho in rosa, non è una roba così sconvolgente, insomma, le loro prestazioni da 5,5, 6, eccetera, mi spostano relativamente, lo sto vedendo che non sta facendo un campionato spaventoso, ma il Milan non segna però, ragazzi, non so come dirlo, cioè non fa gol e se c'è l'occasione nel caso di andare a prendere l'Ashford, piuttosto prendere lui. Poi, come detto, il discorso magari è semplicemente legato al fatto che in realtà non devi neanche fare una scelta. Cioè, magari il secondo inglese nemmeno c'è, perché magari a inizio settimana, quando adesso farà un po' il punto della situazione, sia lui che i suoi rappresentanti, dirà: sentite signori, magari vado al Barça, o ti dirà invece: guardate, siete proprio voi quelli che ho scelto. Cosa si fa? Lì a quel punto sì, devi fare una scelta tra i due inglesi. Però insomma è questione delle prossime ore. Adesso dire esattamente come andrà è praticamente impossibile, proprio perché uno, Rashford deve far sapere cosa vuol fare da grande, tra virgolette, e due, bisogna capire cosa vuol fare il City di Walker, se riesce a ottenere questo pass gratuito per svincolarsi. Detto che, insomma, chiudiamo il discorso mercato con Okafor, ora è fatta partenza in giornata per unirsi all'Ipsia, tu, come hai detto giustamente, Henry, a inizio trasmissione, un attaccante esterno lo perdi. Lo vuoi rimpiazzare? Non lo vuoi rimpiazzare? Ti fai andare bene, che so, boh, Jimenez, tanto per chiudere la stagione finita lì? Non lo so. Il Milan, anche nell'ultima partita, ha evidenziato, oltre a tanti altri problemi, quello della punta, dove vedevo credo una statistica di Sport Mediaset, se non l'ho visto male, il Milan tutte le ultime punte, tranne quella manciata di milioni per Lazetic e i soldi di Morata di quest'estate, praticamente non ha quasi mai messo niente sul piatto per comprarsi il cartellino di una punta.
perché Ibra è arrivato a 0, Giroud è arrivato a 1 milione L'ultimo in più. Piontek praticamente. Sì, l'ultimo probabilmente Piontek, sì, a soldi veri. Fa riflettere, ma non perché i giocatori forti per forza li devi comprare e strapagare, perché abbiamo visto Olivier Giroud quanto ha reso ed è costato molto poco, ma non è questo il punto è che nel mercato odierno ti può andare bene magari una volta, con l'occasionissima che l'attaccante che peschi, magari di una certa età, magari che vuole cambiare, vuole chiudere la carriera da un'altra parte, come magari è stato il caso di Giroud, arrivi e renda. Magari ti va bene una volta e mezza, non lo so, non ti può andare bene sempre. Poi arriva il momento in cui l'investimento lo devi fare, in cui il giocatore che sono 3-4 stagioni che segna 20-25 gol lo devi prendere. Ecco, io a questo punto, Simo, mi auguro che sia quest'estate, anche se la mano sul fuoco non ce la metto, ma nemmeno per scherzo, perché ogni estate che arriva deve essere l'estate della punta, no? Però per questi 6 mesi una soluzione va trovata, che sia fare qualcosa con i giocatori che hai o che sia andare a prendere un attaccante che faccia gol, un attaccante di un livello un po' più alto. E in questo senso anch'io sono più per Rashford rispetto che per Walker. Poi alla fine di questo mese di gennaio spero, anche qui perché è una speranza, che inizieremo a fare dei ragionamenti relativi al prossimo mercato, perché è una squadra che se ne dica, si dice spesso, ma le basi ci sono, le basi le abbiamo messe. A me sembra che di lavoro da fare dal punto di vista del mercato ce ne sia tanto su questi ragazzi. È vero, alcune solidità le hai, alcune certezze le hai, tutto il resto però da sistemare. Henry, noi ci ritroviamo come al solito a Lunch Talk e in serata poi con mister Emanuele Bottoni per la stanza di Bottoni dell'ultima partita del Milan, ma in realtà saremo già a poche ore dalla prossima, quindi è una sorta di punto della situazione delle prime 2 settimane di Sergio Conceição. Henry, grazie e a dopo. Ciao a tutti, ci ritroviamo oggi pomeriggio.